una semplice routine di assi. Andiamo alla performance immediatamente. Estratti 4 assi dal mazzo, mescoliamo il resto. Quindi andremo a verificare alcune cose, tipo sì, prendiamo il primo asso e lo perdiamo al punto qualsiasi del mazzo, prendiamo un secondo asso e anche questo lo perdiamo in un punto qualsiasi del mazzo, infine un terzo asso che perdiamo in un punto qualsiasi del mazzo e l'ultimo asso che andiamo a perdere in un punto qualsiasi. Il mazzo lo possiamo anche mescolare, far tagliare a uno spettatore tutte le volte che lui gradirà farlo. Quindi lo rivolgiamo un attimo a noi, diamo una veloce occhiata e siamo pronti per l'effetto. Diremo di trovare l'asso di cuori facendo lo spelling, tipo A S S O D I Q U O R I. E abbiamo trovato il primo asso. Il secondo asso, molto semplicemente, un piccolo gesto sulla cima e no, questo è un K. Sotto c'è un 8. Ah, a proposito, può darsi che 8 vuol dire che se noi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 troviamo il secondo asso che lasciamo paginato sul mazzo. Invitiamo uno spettatore a tagliare una porzione della parte di mazzo restante e suddividiamo in due metà l'ultima porzione. Molto semplicemente potremmo prendere gli assi rossi, percuoterli sopra le prime carte dei due mazzetti e mostrare come queste due sono gli assi neri. Come avete visto, la routine è semplicissima e andiamo a studiarla insieme nel dettaglio perché c'è un piccolo particolare. Spiegazione. Allora, tiriamo via gli assi dal mazzo e mescoliamo quest'ultimo. Ora dobbiamo andare alla ricerca di un 8 e lo dobbiamo posizionare in settima posizione dal fondo. Quindi contiamo mentre sfogliamo proprio mentalmente 2, 4, 6, 8, 9. Ok, per metterlo in settima posizione mi basterà semplicemente togliere due carte. E quindi abbiamo 2, 4, 6 e settima carta dal fondo è un 8. Qualsiasi 8 va bene. Siamo pronti. Allora, in questo ordine esatto prendiamo l'asso di quadri e lo mettiamo sotto. Qua facciamo un double undercut all'incontrario, cioè noi siamo abituati a controllare dalla cima, questa volta controlliamo dal fondo, quindi tagliamo una porzione di mazzo dal fondo, la portiamo sopra, mettendola un po' in diagonale sulla cima del mazzo, in modo da poterlo riprendere mantenendo il break, e quindi proseguiamo con un'altra porzione di mazzo da sotto e infine tutto il resto. Questo ci ha permesso di mettere l'asso sopra le 8 carte, le 7 carte che a noi interessano. La stessa cosa la ripetiamo con l'asso di fiori, badate bene l'ordine quadri fiori, effettuiamo un double undercut e lo portiamo sotto. Con l'asso di picche uguale, non cambia assolutamente niente. Con l'asso di cuori basterà girarlo dorso in alto e sopra questo mettiamo l'intero mazzo. Questo perché? Perché sotto al mazzo noi ci troveremo i 4 assi più le 7 carte che ci interessano. Quindi, messo sotto possiamo far tagliare tutte le volte che vogliamo dallo spettatore.
Possiamo anche fare un Charlie Shuffle, che non spiego qua, anzi al volo un piccolo dettaglio, così spingiamo via una porzione di carte dalla cima, sopra queste le mettiamo una porzione di carte dal fondo. Sul fondo del mazzo, sempre nella mano destra, rimettiamo una porzione di carte prelevate dalla cima e infine l'ultima porzione la mettiamo del fondo sulla cima del mazzetto. Sfogliamo a noi, andiamo ai 4 assi, ok, in questo caso ce l'abbiamo proprio all'inizio del mazzo, arriviamo all'8, quindi che si trova nella parte inferiore, oppure facciamo così, tagliamo in modo da tenere tutto nel centro, apriamo, arriviamo ai 4 assi e quindi al primo 8, che è quello nostro, l'8 di cuori, tagliamo e portiamo tutto sulla cima del mazzo. Quindi ora, se facciamo lo spelling dell'asso di cuori, noi abbiamo esattamente l'asso di cuori sulla lettera I, quindi A, S, O, D, I, C, U, O, R, I, che lasciamo faccia in alto sul tavolo. Ora, facendo questo sistema abbiamo invertito l'ordine delle carte, quindi abbiamo ora le carte che sono gestite dal numero 8, quindi 7 carte, e i 3 assi sulla cima di queste qua. Cosa facciamo? Questo mazzetto che abbiamo tirato via di carte, invertendole nell'ordine, le metteremo sul fondo dell'intero mazzo. Ciò vuol dire che in cima, facendo finta, sbadatamente finta, diciamo, di mostrare di essere certi di avere un asso, in realtà mostriamo una carta qualsiasi. Quindi giriamo tutto il mazzo faccia in aria e mostriamo un 8. Magari diciamo, guarda, forse l'8 ci indica una cosa, e conteremo 8 carte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ottava sarà il secondo asso rosso. Ora non possiamo prenderlo e metterlo sul tavolo, perché si vedrebbero l'asso nero a seguire, quindi lo preleviamo girando l'intero mazzo e lasciandolo così da parte su un tappetino. Diciamo di aver trovato i 2 assi rossi. Ora mettiamo dorso in alto il mazzettino delle 8 carte appena contate che ci hanno portato al secondo asso rosso, invitiamo uno spettatore a tagliare una porzione del mazzo rimasto e di metterlo sulle 8 carte, sul mazzettino delle 8 carte, e con l'ultima porzione rimasta faremo 2 mazzetti. Ora, ovviamente, avendo i 2 assi neri sul fondo, questi si andranno a distribuire ognuno su ogni mazzetto. L'effetto è praticamente un self-walking che si basa soltanto su un double undercut. Spero che questa routine sia stata abbastanza chiara e alla portata di tutti, e ricordiamoci, l'unica tecnica che richiede è un double undercut. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, ciao!